Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Eccoci arrivati alla primavera. È ora di sistemare i nostri spazi all'aperto e rendere anche un balconcino piccolo, piacevole e funzionale. La pandemia, nostro malgrado, ci ha insegnato l'importanza di utilizzare al massimo ogni spazio all'aperto possibile. L'anno scorso feci un video su come fare per chi avesse un balcone lungo e stretto. Lo trovi qui e anche in descrizione. Oggi vorrei integrare questo video parlando anche dei balconcini piccolini. Prima di cominciare però, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Il balconcino, come ogni ambiente della casa, ti deve rappresentare. Deve essere gradevole passarci del tempo. Come fare a sfruttare ed arredare un mini balconcino? Vediamo ben 7 modi. Per rendere piacevole e funzionale un balconcino, la prima cosa da fare è capire come lo vuoi usare. Per rilassarti, per mangiare. Quando il balcone è lungo è possibile dividerlo in più zone, ma se il balcone è davvero piccolino si potrà dividere ad una sola funzione. Quindi come scegliere questa funzione? Diciamo che la posizione del balconcino rispetto agli interni potrebbe già essere d'aiuto, perché vicino alla cucina potrebbe essere adibito a spazio per mangiare o alla coltivazione delle piante aromatiche. Se è adiacente al soggiorno potrebbe essere arredato come zona relax. Infine, se è vicino a una camera da letto potrebbe diventare l'angolo rifugio. Ovviamente tutto comunque dipende dalle tue abitudini e da ciò che senti avere più bisogno. Anche il balconcino, per essere sempre funzionale e piacevole, deve essere arredato con mobili che siano proporzionati con lo spazio, esattamente come il resto della casa. Prendi quindi bene le misure per comprare complementi che possano permettere una facile fruizione dello spazio. Per quanto piccolo possa essere il balcone, deve essere sempre accessibile. La scelta degli arredi dipenderà in primo luogo dalla finalità che hai deciso di dare al tuo balconcino. In caso di zona relax potresti optare per delle poltroncine o un divanetto. In caso tu preveda di mangiare, un tavolino e 2 sedie saranno la scelta obbligata. In caso di dimensioni davvero ridotte, mobili multifunzionali e o pieghevoli sono senza dubbio da preferirsi. Ricorda che esistono anche degli elementi che si possono appendere alla ringhiera. Infine, se il balconcino è davvero minimo, potresti decidere di mettere semplicemente un cuscinone a terra. Terresti mai una camera con un muro scrostato? Non credo. Allora mi raccomando di fare attenzione anche alla ringhiera. Lo so che è un po' noioso dipingere una ringhiera, ma per un balconcino piacevole anche questo aspetto è importante. Naturalmente va curata anche la o le pareti, in caso se avessi quelle laterali. Se non le puoi titeggiare, ricoprile magari con piante rampicanti oppure con degli elementi a pareti.
È un aspetto a cui spesso non si fa troppo caso, ma anche questo è un particolare che influisce sul risultato finale. Quindi valuta attentamente la pavimentazione del tuo balconcino per capire se lasciarlo così, modificarlo o semplicemente nasconderlo. Se non fosse così piacevole alla vista e non hai voglia di opere murarie per cambiare le piastrelle, hai almeno due opzioni. Il più facile è il tappeto da esterno. L'altro, se in caso di persiane lo spazio lo consente, è di mettere delle piastrelle da esterno componibili da appoggiare a quello già esistente. Massima resa e minima spesa. Per quanto piccolo sia il balconcino, un po' di vegetazione non può mancare. Le piante ci fanno sentire più vicini alla natura e sono davvero un toccasana perché hanno proprietà rilassanti. Il quantitativo di piante ovviamente dipenderà dallo spazio a disposizione, ricordandosi però dell'utilizzo delle fioriere appese alla ringhiere e soprattutto di sfruttare le altezze delle pareti. Per quanto riguarda la tipologia di piante, prima di tutto dipenderà dall'esposizione al sole e alle intemperie ovviamente, poi naturalmente allo stile che vuoi dare al tuo balconcino. Per rendere davvero piacevole il balconcino, ricordati di decorarlo come faresti in casa. Quindi metti anche qualche cuscino colorato e qualche coperta sulle sedute, darai così un tocco di stile al tuo balcone. Per non dover ritirare sempre tutto, cerca complementi che abbiano tessuti specifici per l'interno, saranno più facili da curare. In primavera e soprattutto in estate è facile che il balconcino venga usato anche e forse soprattutto di sera per prendere un po' di fresco. Per questo motivo è molto importante che ci sia una buona illuminazione. Non accontentarti quindi della classica luce a parete o a soffitto. Prendi i fili con lampadine e spargile in giro per il balcone. Puoi avvolgerle alla ringhiera o appenderle da un'estremità all'altra della parete. Un buon comfort visivo renderà più funzionale e piacevole il balconcino. Esistono anche lampade a batteria che potresti appendere o appoggiare a terra. Sono di tendenza e davvero molto decorative. Spero che il video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e magari nei commenti. Non esitare a condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare l'argomento, ovviamente ne sarò onorata e mi aiuterai a far crescere il canale. Se non lo hai ancora fatto, mi raccomando, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di essere stato con me. Ciao!